Benvenuti nella quinta video lezione per l'utilizzo del software Control. In questo tutorial descriveremo come gestire lo storico dei messaggi ricevuti dai dispositivi eControl ed ecomille RC e come creare ed esportare report sia in formato grafico che tabellare. Una volta effettuato l'accesso alla web app, la sezione centrale della bacheca ci mostra l'elenco cronologico degli ultimi 15 messaggi ricevuti dal sistema dei nostri dispositivi correntemente assegnati. Possiamo accedere all'archivio completo dei messaggi in tre modalità. Dalla bacheca possiamo selezionare il link Vai all'elenco, contenuto nel pulsante verde nella parte superiore dello schermo. Il pulsante indica anche il numero totale di messaggi ricevuti fino a quel momento da tutti i dispositivi assegnati. Oppure possiamo selezionare la voce Messaggi presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo. Infine, selezionando il pulsante identificato dall'icona di un elenco presente nella parte destra della sezione di testata del pannello dei messaggi. L'archivio dei messaggi presenta un pannello contenente l'elenco dei messaggi ricevuti in un periodo di tempo predefinito o scelto dall'utente. È possibile cambiare il periodo temporale di riferimento selezionando una delle opzioni disponibili nel menu a tendina posizionato nella sezione in alto a destra del pannello. Selezionando l'opzione Intervallo personalizzato, è possibile scegliere la data di inizio e la data di fine del periodo temporale di riferimento. Scegliendo l'opzione Tutti, invece, verranno mostrati tutti i messaggi ricevuti. Le opzioni restanti fanno riferimento a periodi temporali predefiniti. L'opzione selezionata per default è il mese corrente. Se nel periodo di tempo selezionato non sono stati ricevuti messaggi, non verrà visualizzato alcun dato. È possibile filtrare l'elenco dei messaggi inserendo dei termini all'interno del campo Cerca. La ricerca viene eseguita sui campi Codice identificativo e Postazione roditori. Selezionando l'interruttore Ricerca avanzata è possibile filtrare ulteriormente i risultati di ricerca selezionando il cliente, il cantiere, l'area e il settore. Infine, utilizzando la barra di pulsanti posizionata a destra del campo Cerca, verranno visualizzati solo i messaggi appartenenti ad una determinata tipologia di evento. Nello specifico, livello della batteria, catture, rilevazioni o contatti con l'esca, accensione, spegnimento e attivazione o disattivazione botola, inceppamento della botola, ribaltamento del dispositivo. Attivazione o disattivazione trappola, inceppamento della botola e ribaltamento sono messaggi specifici per i soli dispositivi di tipo ecomille RC. Selezionando il pulsante Esporta in Excel, sarà possibile esportare in formato Excel l'elenco dei messaggi correntemente visualizzato secondo i parametri di ricerca impostati. Le informazioni contenute nel file di esportazione sono solo quelle presenti nell'elenco. Ogni riga dell'elenco visualizzato contiene le informazioni che descrivono il messaggio e il dispositivo che lo ha inviato, il nome della postazione con l'identificativo del dispositivo ad essa associato, il nome del cantiere e del cliente che ospita la postazione,
la data e l'ora del suo invio e infine la tipologia di evento stesso. A destra di ogni riga è presente un pulsante verde acqua per poter visualizzare i dettagli del messaggio. Una volta terminata la consultazione dei dettagli del messaggio, per tornare all'archivio selezionare il link Torna all'elenco. Se il messaggio corrisponde ad una cattura o rilevazione, viene mostrato anche il pulsante giallo per poterne cambiare lo stato in caso di falso positivo. Se si ritiene che la cattura rilevazione registrata sia un errore o non debba essere conteggiata nei report, selezionare il pulsante giallo. Se si conferma il cambio di stato, la cattura rilevazione verrà contrassegnata come falso positivo. Se si desidera ripristinare lo stato iniziale, selezionare nuovamente il pulsante giallo. Selezionando il pulsante verde acqua relativo a un messaggio corrispondente ad una cattura o rilevazione, è possibile verificare se il suo stato è stato cambiato nel tempo e l'utente che ne ha effettuato la variazione. Esaminiamo adesso le funzioni per la creazione di un report sui dati acquisiti dal sistema. Selezionare la voce report presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo. Il pannello di ricerca consente di creare un report in un determinato intervallo temporale, filtrando i dati per cliente, cantiere, area e settore. I dati possono essere conteggiati in base alle catture o rilevazioni o ai contatti con l'ESCA. I dati relativi ai contatti con l'ESCA sono acquisiti solo dai dispositivi di tipo Ecomil RC. Per conteggiare i dati relativi a tutti i dispositivi assegnati, scegliere solo l'intervallo temporale e la tipologia desiderata. Per visualizzare il grafico dopo aver impostato o meno i filtri, selezionare il pulsante Crea nuovo grafico. La tipologia di grafico visualizzato dipende dall'intervallo temporale scelto. Se si sceglie un anno, i dati saranno mostrati e raggruppati per mesi. Se si sceglie un mese, i dati saranno mostrati e raggruppati in base al numero di giorni del mese. Se si sceglie la visualizzazione per giorno, sarà possibile definire una data di inizio ed una di fine. Il grafico viene rappresentato con barre di colore diverso che identificano una tipologia di dispositivo di acquisizione. L'associazione dei colori alla diversa tipologia è indicata in leggenda. È possibile salvare i risultati del report come immagine PNG trasparente, selezionando il primo pulsante posizionato in alto a destra del pannello del grafico. L'immagine prodotta può essere inserita all'interno di documentazione interna da fornire ai propri clienti. Selezionando il pulsante Export in Excel, sarà possibile esportare in formato Excel i soli dati numerici mostrati nel grafico secondo i parametri di ricerca impostati. Se si seleziona l'intervallo temporale e fascia oraria, non sarà disponibile la visualizzazione grafica, ma la sola esportazione dei dati su file Excel. Questa tipologia di estrazione può essere effettuata solo nell'arco temporale di un mese, selezionando una fascia oraria specifica oppure tutte nell'arco delle 24 ore.
Termina la quinta video lezione per l'utilizzo del software control. Vi ricordiamo che prima di abbandonare il sistema è sempre consigliabile uscire dall'applicazione utilizzando il comando esci presente nel menu utente posizionato in alto a destra. Grazie per l'attenzione.